Avete prima imparato a leggere o a parlare? La domanda è retorica. Sicuramente avrete prima imparato a parlare, poi con la scolarizzazione vi è stato insegnato a leggere e a scrivere. Quando i vostri maestri vi hanno insegnato a leggere e scrivere, sicuramente sono partiti da parole di cui voi conoscevate il significato. Non faccio scrivere a un bambino una parola che non può comprendere, inizio a insegnargli a leggere e scrivere dalla parola ape, dalla parola balena, eccetera, eccetera. È scontato quello che sto dicendo, ma purtroppo, per qualche motivo, nell'insegnamento della musica, questa accortezza non ci è stata data spesso. Cioè, vi hanno insegnato probabilmente a scuola con il flauto di plastica che molti di voi ricorderanno come un incubo, e vi hanno insegnato partendo dalle note, cioè dalla forma grafica di cose di cui non avevate un'esperienza diretta. Ti insegno come si scrive il do, ma tu non l'hai mai fatto, non l'hai mai vissuto, non sai che cos'è quel do. E allora da qui viene probabilmente per molti di voi la frustrazione della musica a scuola e ci sarà stato qualche insegnante che vi ha detto non siete portati per la musica. A me è stato detto più di una volta. Non è così, vi hanno ingannato. Soprattutto quell'insegnante che ve lo ha detto non era portato per fare l'insegnante di musica. Probabilmente era un grandissimo musicista, io questo non lo so, ma non sapeva insegnare la musica. È passata tant'acqua sotto i ponti da quando questo signore ha inventato una metodologia per insegnare la musica ai bambini. Karl Orff, compositore dei famosi Carmine Burana, sostanzialmente ci dice che i bambini amano giocare e non amano studiare. Quindi se tu gli vuoi insegnare qualche cosa, devi fare in modo di insegnargliela giocando. E lui chiaramente parlava della musica, ma in realtà questa cosa si può applicare a tutte le conoscenze umane. Dalla sua metodologia ne viene una classe che è completamente diversa. Nelle mie classi, nelle mie aule, i ragazzi, i bambini, non hanno banco e non hanno sedia. Quindi sono liberi nello spazio, si possono muovere, ma soprattutto si va a ribaltare quel teorema per cui il professore sta sulla cattedra e tutti gli allievi sotto imparano. Nelle mie aule si sta in cerchio e si condivide un'esperienza. Un'esperienza che ha tantissime forme, perché la musica non sono solo suonare uno strumento, musica è anche cantare, ballare oppure percuotere il corpo. Questa era body percussion, io la utilizzo nei miei laboratori a scuola, perché il corpo è la prima cosa che l'essere umano ha suonato. Non ha costruito un violoncello il primo uomo sulla Terra, ma ha suonato il proprio corpo. E il corpo lo hai sempre con te, non costa nulla, non te lo dimentichi sull'autobus. Quindi io, quando inizio a lavorare con i bambini, inizio dal corpo. Questo insegna anche la coordinazione nei movimenti. Importantissimo, la musica è un gioco e come tutti i giochi si fa insieme agli altri. Avete l'idea del pianista che impara da solo nella sua stanza con un mozzicone di candela e passa le sue giornate a fare scale? Ecco, quel sistema lì magari formerà qualche bravo musicista, ma ne annienterà tantissimi.
Se io faccio giocare i bambini, li faccio giocare insieme e insieme condividiamo un'esperienza di gioco musicale. Questo azzera la frustrazione e gli abbandoni. Nei conservatori ci sono percentuali di abbandono altissime. Come imparo allora? Come faccio a fermare dei concetti? I concetti si fermano nella mente dei bambini quando sono legati alle emozioni. Sicuramente tutti voi avrete in mente una lezione di un vostro insegnante e se ve la ricordate è perché lui in qualche modo è riuscito a farvi emozionare. Con la musica si fa presto perché la musica veicola le emozioni. Allora io uso sempre musiche importanti quando lavoro con i bambini, non uso le classiche musiche per bambini, perché non ha senso la musica per bambini. La musica è musica. Esiste musica di buona qualità e musica magari con qualità inferiore, ma la musica brutta la sentite tutti i giorni continuamente, basta accendere la radio, la televisione, un jingle pubblicitario. La musica buona è quella che ti fa emozionare ed ha anche un linguaggio più complesso. Se io insegno a un bambino la musica come un linguaggio, gli devo fornire parole diverse. Allora si usa il jazz, allora si usano i Pink Floyd, allora si usa la musica delle percussioni africane. Una ricchezza culturale, musicale. Questo trasmette le emozioni e come abbiamo detto, se ti emozioni non te lo dimentichi più. Sicuramente tutti voi si ricorderanno dove erano la notte in cui l'Italia ha vinto i mondiali a Berlino, che cosa hanno fatto, con chi erano e forse anche che cosa hanno mangiato, perché quell'emozione per voi rende quella giornata indelebile. Bene, allora se io costruisco un tipo di classe gestita in questo modo qua e chiedo ai ragazzi, ai bambini, di creare, di usare la loro creatività, di emozionarsi, allora poi non posso dirgli quello che hai creato è sbagliato. Nelle mie aule l'errore non esiste, perché è attraverso gli errori che si crea il programma e la creatività. Io posso costruire qualcosa sbagliando continuamente e aggiustando il tiro continuamente. Se dico che l'errore non esiste, elimino immediatamente la frustrazione, elimino quel non sei portato per la musica, perché tutto quello che tu realizzi, tutto quello che il bambino riesce a inventare, magari con dei piccoli strumenti a percussione o col canto o col movimento del corpo, è giusto, è la sua espressione. Facendo questo, nell'aula si crea indubbiamente una notevole inclusione. E guardate, l'inclusione non serve solo per allievi che hanno determinate necessità. L'inclusione serve a tutti, perché magari un giorno ci svegliamo tristi, arriviamo a scuola e abbiamo bisogno di sentirci abbracciati dagli altri, di sentirci inclusi. Questo vale per tutti. Allora, io a un certo punto ho pensato, siccome avevo anche degli allievi più grandi, degli allievi adulti che venivano ai miei corsi, ho pensato, ma se tutta questa cosa funziona con i bambini, ma allora forse funzionerà anche con gli adulti, perché ci sono degli adulti che vengono a suonare nei miei corsi le percussioni che non hanno mai suonato in vita loro, magari il flauto alle medie. Allora ho detto, se funziona con i bambini, deve poter funzionare con tutti. E mi sono reso conto, nel tempo, che senza se e senza ma, visto che è il tema di oggi, tutti, ma proprio tutti,
possono suonare uno strumento.
Grazie. Pedro Samba. Potete venire tutti a suonare con noi, se volete. Pedro Samba, grazie, grazie.